Ok. Buongiorno a tutti, grazie per essere arrivati fino a Napoli. Passo subito alla presentazione perché siamo un po' in ritardo. Allora, io sono Ugo Ricciardi, il presidente dell'AILE, l'Associazione Italiana Linfoistiocitosi Emofagocitica. Come nasce l'AILE? L'associazione italiana è stata fondata dopo la perdita di nostro figlio Mario, un, rag- un ragazzino di appena 14 anni che, perdonatemi, nel 2012, un po' beffeggiato dal destino, perse la sua battaglia contro questa malattia per una VOD, una complicanza del trapianto di midollo osseo. In quel periodo, oltre al dramma di vedere nostro figlio malato, vivemmo anche il dramma della solitudine. Nelle corsie di ospedale ci ritrovammo soli ad affrontare una malattia rara e sconosciuta come la linfoistiocitosi emofagocitica. Nel 2015, dopo il tragico evento, decisi di trasformare il dolore e la rabbia in un'energia positiva e di metterla a servizio delle altre famiglie che potevano trovarsi, sicuramente si sarebbero trovati nella nostra condizione. Iniziammo senza sapere neanche come, con gli amici di Mario, qualche familiare, e dopo pochi mesi ci siamo dati da fare con la stampa di qualche brochure, di qualche locandina, e abbiamo preso parte la prima volta a un evento organizzato dalla scuola appunto che frequentava Mario. Nel 2016 organizzammo uno spettacolo teatrale, Sorridere alla vita, questo per presentare l'AILE e parlare di HLH. Fu un evento molto partecipato. La malattia fu presentata con l'intervento di due medici dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, perdonatemi, Santo Bono Pausilipon di Napoli. Iniziamo le nostre campagne divulgative un po' più organizzate, con stand e quant'altro nelle piazze. La conoscenza è stata portata, ecco, appunto anche nelle scuole, ci siamo dati da fare con la divulgazione. Ogni anno partecipiamo a tutti gli eventi dedicati al Rare Disease Day, quindi alla giornata mondiale delle malattie rare. Le famiglie che piano piano si sono avvicinate all'AILE, e ce n'è stata una in particolare che ci ha dato maggiore visibilità. Nel 2018 infatti fummo contattati da una famiglia che era residente nel Regno Unito, italiani, e volevano essere, diciamo, assistiti qui in Italia, quindi logisticamente li aiutammo ad entrare in contatto con un centro esperto che scelsero loro, e aiutammo ADMO e l'esercito italiano in una campagna per la ricerca del miglior donatore di midollo osseo. In quell'occasione fummo anche invitati a partecipare a una trasmissione televisiva su Rai 1, La vita in diretta. Il primo CTS dell'AILE fu creato nel 2016 con l'aiuto del professor Franco Locatelli del Bambin Gesù di Roma. Insieme a lui, al professor Pignata, presero parte anche il dottor De Benedetti e il dottor Cesare Danesino, un genetista di Pavia. Dopo le dimissioni del dottor Danesino e del professor Locatelli è stato nominato un secondo comitato tecnico scientifico composto dal dottor Simone Cesaro, rimasto con noi il dottor De Fabrizio De Benedetti, dalla dottoressa Fabiola Dell'Acqua, oggi dimissionaria, dalla dottoressa Francesca Minoia ed ancora dal professor Claudio Pignata, anche lui oggi dimissionario per motivi pensionistici, dalla dottoressa Elena Sieni e dalla dottoressa Silvia Ricci. I nostri impegni sulla promozione delle attività scientifiche dell'AILE.
La divulgazione è attiva con un blog sul nostro sito web per segnalare appunto alle famiglie le novità scientifiche. La partecipazione a un gruppo internazionale di difesa del paziente è stata infatti l'AILE tra i promotori della creazione di questo gruppo. Poi ci stiamo dando da fare come associazione anche con la sovvenzione alla ricerca. Abbiamo indetto il premio al migliore articolo scientifico, ormai alla terza edizione, e ci attiviamo per finanziare la ricerca sovvenzionando alcuni bandi. La divulgazione scientifica avviene a cura della dottoressa Elisabetta Fortunati e della dottoressa Maria Francesca Cardone, che sono parte integrante dell'AILE. È dal 2019 che pubblichiamo sul sito dell'AILE con una cadenza quasi mensile tutti i resoconti delle nuove scoperte scientifiche che riguardano l'HLH. Gli articoli vengono ricercati tra le varie pubblicazioni, vengono tradotti da un linguaggio scientifico ed inglese per una più semplice comprensione da parte delle famiglie. L'obiettivo ovviamente è quello di informare appunto pazienti e caregiver sugli avanzamenti della ricerca scientifica. La nostra collaborazione internazionale. Nel 2018 abbiamo partecipato al 34esimo convegno internazionale della Histiocyte Society, ed in quell'occasione fu veramente molto preziosa per instaurare un rapporto di collaborazione con la Histiocyte Association, che è la principale organizzazione di pazienti sulle istiocitosi a livello internazionale. Poi ci siamo rivisti dopo il Covid a Stoccolma in un'occasione del 38esimo convegno annuale delle istiocitosi, durante il primo meeting del gruppo internazionale dei rappresentanti dei pazienti. Lì si concretizzò un rapporto di collaborazione con i medici della Histiocyte Society. Il gruppo di pazienti ci siamo rivisti ancora nel 2023 ad Atene e ad oggi ci avvaliamo della collaborazione appunto dei medici della Histiocyte Society, che ci dedicano ogni anno uno spazio nei loro convegni annuali. Dal 2022 ci riuniamo con una cadenza bimestrale, come vogliamo dirla, per implementare appunto i progetti di collaborazione tra associazioni. Ne fanno parte ad oggi 16, sono distribuite in tutto il mondo. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per sostenere le famiglie per una diagnosi più precoce e terapie efficaci. Le priorità del gruppo internazionale sono appunto la presa in carico e la cura del paziente adulto con l'HLH, la consapevolezza e la formazione degli operatori sanitari, l'aumento dei registri e la collaborazione a livello internazionale sulla ricerca. Processi di transizione da paziente a pediatrico ad adulto, creare uno standard di cura per questa transizione. L'accesso al trattamento, che non è semplice come in Italia, negli altri paesi, e la formazione per nuovi medici e operatori sanitari. Abbiamo sovvenzionato la ricerca indicendo il premio Mario Ricciardi. Il premio Mario Ricciardi viene riconosciuto al migliore articolo scientifico pubblicato nel biennio precedente. Ne abbiamo riconosciuto, siamo già alla terza edizione, dal 2020, il 2022 e il 2024. Abbiamo finanziato nel 2020 un progetto di ricerca su una complicanza del trapianto di midollo osseo, con 20.000 euro e nel 2024 altri 30.000 euro sono andati a un progetto di ricerca sull'HLH secondaria. I prossimi bandi ci siamo con l'articolo scientifico, sarà nel 2026 e il bando per la ricerca nel 2028 verrà indetto un altro bando.
Il sito web dell'AILE è il nostro canale principale di informazione, è sempre aggiornato, è dinamico e dove le persone possono appunto conoscere l'associazione, le attività, avere tutte le principali informazioni necessarie sulla sindrome, sui centri specializzati, possono seguire appunto gli aggiornamenti scientifici e recuperare i nostri contatti. Sul nostro sito c'è la sezione Le iniziative, dove appunto sono a disposizione delle famiglie, contatto uno specialista, lo studio dei familiari, HLH appunto familiari, la forma genetica, per cui se si vuole estendere la diagnosi ad altri familiari del malato. Facciamo rete, appunto è l'organizzazione che abbiamo creato a livello internazionale, la Casa dell'AILE. Abbiamo riconosciuto a famiglie con qualche disagio economico un B&B nelle prossimità degli ospedali dove si sono recati, così da dargli un punto d'appoggio per i lunghi periodi che sono previsti per la degenza dei piccoli pazienti. E poi c'è il progetto Ascoltiamoci, che è un progetto di sostegno psicologico per l'elaborazione molto spesso del lutto. Abbiamo i canali social, vabbè, no, sono andato avanti, siamo presenti su tutti i canali social, manca solo TikTok. L'HLH negli adulti, un attimo solo, vorrei tornare indietro, magari, eccolo qua. Abbiamo conosciuto la storia di Simone, la storia di Marcello, di Ruggero e Laura, che purtroppo non ce l'hanno fatta, e l'unico sopravvissuto ed è rimasto nostro amico è Albaro. Dopo queste storie ci siamo dati una statistica, quindi abbiamo acquisito attraverso le testimonianze dei familiari, abbiamo rilevato una mortalità molto alta, siamo intorno all'80-90%, ma è una statistica AILE, magari da qui è nata la necessità di organizzare questo workshop, un workshop che mette a confronto medici, pediatri un po' più esperti di HLH e medici per gli adulti, in modo da provare a creare una rete di competenze che mancava in Italia, questo incrocio per gli adulti. La conclusione è che AILE dopo i 10 anni ha lavorato insieme alle famiglie, ai volontari, ai medici, ed è ormai, possiamo considerarla, l'associazione di riferimento per l'HLH in Italia. Io ringrazio tutti per l'attenzione e per aver partecipato a questo workshop, e un ringraziamento particolare lo devo alla dottoressa Francesca Minoia e dottoressa Elena Sieni, senza le quali non sarebbe stato possibile organizzare tutto ciò. Grazie a tutti. Solo 2 parole di introduzione. Questa presentazione straordinaria di tutte le cose che Ugo e l'associazione hanno fatto per noi. Io è solo per dirvi che da questo tipo di collaborazione fra i medici e i ricercatori e i pazienti e le famiglie dei pazienti nascono sempre delle cose che sono utili. E che noi lo facciamo per mestiere, la dirò brutalmente, loro lo fanno per passione, per amore, per dedizione, oltre a tutte le cose che fanno nella loro vita. Allora, questa partnership con l'AILE, che è nata, adesso Ugo è emozionato ovviamente, quindi è andato di là un attimo, è nata dal nulla, diciamoci onestamente. Io ho conosciuto Ugo proprio subito, all'inizio di questo embrione di idea, e pian piano vedete quante cose si sono riusciti a fare. Noi non riusciamo a farle, alcune di queste cose, con la potenza dei mezzi che dovremmo avere dentro i nostri ospedali o le nostre università. È vero che non riusciamo a farle, e non le facciamo a 360 gradi come le fate voi. Quindi il nostro paese è un paese un po' più difficile da questo punto di vista, lo sapete benissimo. Per fortuna Ugo è in contatto, e l'AILE è in contatto con la comunità internazionale, soprattutto con l'Histiocyte Foundation americana, che è un'associazione molto forte, e questo genera un meccanismo che gira sempre di più e che, sapete tutti, facendo il mestiere che facciamo tutti noi, ci porta sempre più avanti. Quindi i premi per la ricerca, i premi per i migliori articoli, l'aiuto alle famiglie, la divulgazione scientifica fatta sul sito.
che dovremmo cercare di rendere più facilmente contattabile. Mi è venuta un'idea, l'ho detta a Francesca perché io me la dimentico, ma poi ne riparliamo. Quindi è solo per dirvi queste due parole, grazie, perché l'unica parola che possiamo dire è una sola. Grazie mille di esserci e grazie mille di fare quello che fate. Grazie ancora a Ugo veramente per l'ospitalità oggi. Solo due informazioni tecniche, siamo un filino in ritardo, io faccio la parte ovviamente nordica della questione, ma cerchiamo di stare lo stesso un po' nei tempi. Quello che abbiamo immaginato io e Elena è sicuramente qualcosa di molto interattivo. Non pensiamo di dover spiegare a voi che cos'è l'HLH, ma quello che è l'obiettivo oggi è quello di cercare di ascoltare diverse prospettive su questa condizione che ha diversi aspetti e cercare di cominciare un percorso per lavorare insieme su un paziente che è estremamente complicato come il paziente adulto. Quindi io adesso l'idea è quella di avere un paio di sessioni mattina pomeriggio. Noi del comitato scientifico facciamo un paio di introduzioni solo per appunto avere un background da cui partire per una discussione e poi discutiamo tutti i casi scientifici estremamente interessanti che avete portato, per cui lascio la parola a Elena Sieni, ospedale Meyer di Firenze, oncoematologia e ematologia pediatrica dell'ospedale Meyer di Firenze, ma soprattutto ci si scambia questo se riesco, non so, no, ormai è dentro di me. Non so se posso, non posso più liberarmene. No, basta, lo tengo. Responsabile AIEOP delle HLH primitive. Grazie Francesca e grazie anche soprattutto a Ugo perché sei riuscito a organizzare davvero questo evento che non ci si credeva di farcela nei tempi e invece sei stato proprio bravo. Allora, sì, grazie. Come diceva Francesca, io sono pediatra, ematologa oncologa e coordino il gruppo di lavoro isticitosi a livello della rete dell'Associazione Italiana di Oncoematologia Pediatrica. Quindi la mia presentazione sarà da questa prospettiva. Ognuno di noi mette a parte della propria esperienza e quindi farò riferimento spesso anche ai dati del registro che coordiniamo. Allora, mi piace iniziare sempre con questa timeline dell'HLH, un po' per ricordarci che l'HLH ha una storia veramente recente e noi siamo attori principali perché siamo degli spettatori attivi dell'evoluzione di questa malattia. Se pensate che le prime descrizioni nell'adulto, quindi delle forme secondarie, sono del 1939 e delle forme familiari del 1952, ma da lì ci sono voluti ben 50 anni per arrivare alla fine degli anni 90 per identificare i primi geni malattia, che poi hanno portato all'esplosione della conoscenza dei meccanismi patogenetici della malattia. Nel corso degli anni, con l'acquisizione delle competenze genetiche fino alle tecniche di sequenziamento massivo e dall'altra parte, contemporaneamente, lo sforzo dei clinici con i trial terapeutici internazionali, quindi la raccolta di grandi quantità di numeri di questi pazienti rari, siamo arrivati alla comprensione di quello che è oggi l'HLH. E quindi che cos'è questa sindrome? È una sindrome iperinfiammatoria che può essere potenzialmente letale ed è causata da una eccessiva risposta immunitaria che però non è adeguata e porta a una iperattivazione delle cellule T citotossiche, le quali sono gli attori principali della patogenesi della sindrome e attivano a loro volta tramite la secrezione di citochine, in particolare dell'interferone gamma, le cellule monocitomacrofagiche che sono responsabili poi del mantenimento dello stato di ipercitochinemia, dello stato infiammatorio, quindi del danno tissutale. E si diceva, grazie alla conoscenza dei geni che via via sono stati scoperti, abbiamo imparato che alla base di questo meccanismo c'è principalmente un difetto di citotossicità mediato dalla secrezione dei granuli a livello della sinapsi immunologica, e questo è il meccanismo principale responsabile delle forme familiari della malattia. Ma negli anni più recenti si è scoperto che
grazie allo studio anche del gene SAP e di altri geni dell'inflammasoma, ci sono altri meccanismi genetici che contribuiscono alla patogenesi e a questa iperattivazione T e macrofagica, che sono l'alterata risposta alle infezioni virali, in particolare dell'IBV, e anche l'iperattivazione dell'inflammasoma. Ma io in queste cose non entro, ve l'ho solo messa così per un po' contestualizzare. E qual è l'effetto che vediamo noi nel nostro paziente? Scusate, questa attivazione delle cellule del sistema immunitario, delle cellule T, delle cellule monociti macrofagiche, ha proprio un riflesso nei sintomi e nei segni del paziente. Quindi l'iperattivazione delle cellule monociti macrofagiche la vediamo con la febbre persistente, con l'iperferritinemia. Ci sono poi dei biomarcatori anche di iperattivazione delle cellule T, che non sono sempre disponibili in tutti gli ospedali, ma che sono emergenti, che via via sono sempre più diffusi, il CD25 e il CXCL9. E infine nel paziente ci saranno i segni del danno tissutale, più o meno marcati, più o meno completi, dalla citopenia al danno epatico, all'interessamento neurologico, fino anche a quadri di MOF. Tradizionalmente sappiamo che la HLH si distingue in primitiva e secondaria, distinguendo, no, le forme genetiche da quelle che si sviluppano nel contesto di malattie reumatologiche, di malignità, di infezioni, eccetera. Questa definizione, questa divisione così netta però oggi è ampiamente, diciamo, superata. Sappiamo invece che la HLH è il risultato dell'interazione di fattori di suscettibilità genetica e fattori ambientali che, con peso diverso nello stesso paziente, nel paziente danno luogo alla sindrome. Quindi si va da un estremo, che è il bambino piccolo, con le mutazioni bialleliche nei geni responsabili delle forme familiari, in cui il peso della genetica è altissimo e spesso c'è un trigger virale, ma non sono necessari altri contesti per sviluppare l'HLH. Mentre dall'altro lato opposto ci sono le HLH secondarie patogeni intracellulari come la leishmaniosi, la tubercolosi, che sono dei trigger così potenti che anche in assenza di un background genetico possono dar luogo alla sindrome. Ci sono però un sacco di sfumature, quindi anche a livello genetico ci sono i pazienti che hanno delle mutazioni bialleliche ma che impattano meno sulla funzione della proteina e quindi danno le forme più tardive. Ci sono individui con mutazioni monalleliche che vedremo dopo che significato possono avere, spesso in associazione ad altre comorbidità. Ci sono delle mutazioni del pathway, come si diceva, dell'inflammasoma che si associano poi a delle malattie reumatologiche o infiammatorie, e anche più sporadicamente la HLH nel corso di una immunodeficienza primitiva, spesso triggerata da un'infezione. Ma nell'adulto qual è lo spettro delle cause che noi ci aspettiamo di vedere con maggiore frequenza? Ecco, sono, come si è detto, le forme prevalentemente quelle che hanno meno impatto della genetica, ma come si è visto ciò non esclude che ci sia un background di suscettibilità, spesso le mutazioni ipomorfiche, ma anche altri tipi di suscettibilità genetica. Le forme principali, le più frequenti, sono sicuramente nell'adulto secondarie ai tumori. Tumori maligni è la causa più frequente dell'HLH nell'adulto, seguita dalle infezioni, poi dalle malattie reumatologiche. Ma non ci dobbiamo dimenticare di questo background genetico. E questa è un overview dell'età, della distribuzione dell'età dai dati del nostro registro di un lavoro di alcuni anni fa, quindi di 500 pazienti, in cui vedete un ampio range di età, che è vero, la maggior parte dei pazienti sono piccoli, un'età media di 2 anni, ma si arriva fino a un esordio anche di 60 anni. E nel primo anno di vita prevalgono, come vedete, le forme familiari
sulle secondarie, quindi 2/3 sono le forme familiari, 1/3 sono le secondarie, ma dal secondo anno questa proporzione si inverte e vediamo che le forme familiari restano comunque presenti anche dopo 18 anni. Come vi ho anticipato, vi parlo anche un po' delle forme familiari, perché è questo di cui mi occupo principalmente, e per dirvi che quali sono i tipi più frequenti che noi ci aspettiamo di trovare nei nostri pazienti sono l'FKL2 e l'FKL3, che sono le forme dovute rispettivamente alle mutazioni in perforina e a UNC13D, ma in realtà anche tutti gli altri sottotipi sono rappresentati nel territorio italiano. Questi sono dati del registro, e in particolare rispetto alle coorti storiche in questo lavoro abbiamo osservato una maggiore frequenza delle XLP, quindi le forme linfoproliferative X-linked, che evidentemente in passato venivano meno cercate o riconosciute, specialmente l'XLP2 è una delle manifestazioni un pochettino più blande, un esordio anche un po' più tardivo. L'età di esordio appunto dei pazienti di questo lavoro, come vedete, mediamente è di 12 mesi, però in questo lavoro c'è un 10% di pazienti sono adulti, e vediamo che l'età varia anche in relazione al tipo di genetica, quindi c'è una correlazione in parte anche su questo. Le forme FKL2 e FKL3, queste più frequenti, sono pressoché equamente distribuite nelle fasce di età, quindi sia nei bambini sotto i 6 mesi che anche sopra i 2 anni, mentre la Griscelli, la Celiac e l'FKL5 sono prevalenti nei bambini più piccoli, e l'XLP sono più spesso riconosciute nei bambini un pochino più grandi e anche insomma nei giovani. Solo un cenno al fatto che le forme familiari sono malattie gravi. Ora questo è il lavoro recente, ma rende conto di tutti i pazienti nel corso degli anni sono stati trattati principalmente con chemioterapia e sono afferiti ai protocolli internazionali dell'Istiosai Society, e quindi gli outcome sono sovrapponibili a quelli degli studi pubblicati precedentemente di questi lavori, e quindi abbiamo una sopravvivenza globale, giusto per tenerlo a mente, del 60%, con un 20% di pazienti che si riattivano, una mortalità precoce intorno al 25% e una sopravvivenza post-trapianto che aumenta nel corso degli anni, quindi rispetto anche alle coorti storiche, oltre l'80% grazie al miglioramento delle tecniche trapiantologiche. In questo lavoro eravamo andati a vedere anche se c'erano dei predittori di outcome sfavorevole, e avevamo confermato un po' dei dati che già in parte presenti in letteratura, in cui lo stato, diciamo, di iperinfiammazione influisce molto sulla risposta, quindi l'iperinfiammazione o la iperferritinemia correlata alla non risposta nell'analisi multivariata, mentre l'interessamento epatico, in particolare l'iperbilirubinemia, predisce la mortalità sia precoce che globale, e questi sono dati che pensiamo importanti per diciamo, selezionare anche pazienti fin dall'esordio che potrebbero essere quelli che hanno bisogno di qualcosa in più. D'altro canto, oltre ai pazienti che hanno bisogno di qualcosa in più, ci sono però in questo registro dei pazienti inaspettatamente, diciamo, che hanno avuto un decorso lieve e un decorso anche che non ha necessitato del trapianto. Questi sono pazienti, andando a vedere, sono tutti con mutazioni ipomorfiche, cioè che impattano parzialmente sulla funzione della proteina. Questo si collega all'argomento di oggi, l'adulto, perché appunto qualche anno fa avevamo fatto, c'è anche Luciano che ha partecipato, eccola, a questo studio, avevamo raccolto i casi dell'adulto con le forme familiari, vediamo che sono per lo più, la maggior parte sono pazienti con FKL2, sono molto frequenti le mutazioni ipomorfiche, quindi missense, sia in eterozigose composte che a volte anche bialleliche, e
l'altra cosa importante è che, come vedete, questo ci serve anche oggi, questi pazienti sono stati seguiti da specialisti molto eterogenei, quindi ematologi, immunologi, medicina interna, che questo può aver complicato anche la diagnosi, oltre al fatto che le manifestazioni in alcuni casi erano complete, rapidamente progressive, come quelle diciamo del bambino, ma in altri erano sfumate o comunque atipiche. E come vedete, purtroppo, come anche Ugo diceva, molti di questi pazienti non sono andati bene, sono però forme, diciamo, familiari. Sempre seguendo il corso che si stavamo dicendo delle mutazioni e dell'impatto della suscettibilità genetica, un cenno al fatto che esistono individui con mutazioni monoalleliche e quindi nel corso degli anni ci siamo interrogati se queste mutazioni potessero predisporre a sviluppo di tumori. Questo è stato diciamo evidenziato sia da noi che da altri gruppi, specialmente per quanto riguarda perforina. Dopodiché ci siamo concentrati a capire se i pazienti a mutazioni monoalleliche, anche se non sono queste mutazioni sufficienti ad avere un quadro completo di FHL, potevano in qualche modo dare degli outcome più sfavorevoli rispetto alle forme puramente secondarie. E da questo studio, in cui abbiamo comparato le forme, i pazienti con monoalleliche con i pazienti in forme familiari e le secondarie, vediamo che i pazienti con mutazioni monoalleliche hanno un difetto di funzionalità, quindi di citotossicità parziale, che specialmente su perforina vediamo bene, si pone proprio a livello intermedio tra le primitive, che hanno un deficit assoluto molto spesso, e le secondarie che invece hanno livelli più alti. Ma nonostante questo, nonostante il deficit funzionale, non c'è un impatto sull'outcome a lungo termine, quindi non c'è un impatto né sulle riattivazioni né sulla vivenza globale o al trapianto rispetto alle forme secondarie. Quindi vedete, queste due curve sono le monoalleliche, le secondarie sono paragonabili e si differenziano da quelle delle forme primitive, ovviamente sono peggiori. Quindi questo cosa ci dice? Che tendenzialmente il paziente o l'individuo con mutazione monoallelica non deve essere trattato in maniera aggressiva. Però ci siamo chiesti allora come mai comunque c'è una quota di pazienti che va male e che richiede trapianto, e abbiamo individuato l'interessamento del sistema nervoso centrale, l'avere una comorbilità che può essere una malattia reumatologica, un quadro infettivo, o avere mutazioni deleterie come dei fattori associati a un outcome più inferiore. E quindi diciamo, questi pazienti sono da monitorare strettamente, non dico da trattare in maniera intensiva, ma almeno da attenzionare. Estendendo ancora lo sguardo verso diciamo quello che è la predisposizione genetica più ampia, con l'avvento delle tecniche di sequenziamento massivo abbiamo iniziato a caratterizzare ulteriormente i nostri pazienti. Quindi in questo lavoro abbiamo tutti i pazienti con sospetto HLH, sia con criteri parziali che con criteri completi, che non avevano geni nelle mutazioni dei geni FHL diciamo classici, perché noi a volte per andare a fare una diagnosi diciamo veloce facciamo anche direttamente il sangue. Quindi escludendo quei pazienti siamo andati a fare l'esoma e abbiamo visto che siamo stati in grado di identificare 103 varianti in 43 geni con una detection rate del 68%. E ve lo riporto questo dato perché comunque è una coorte di pazienti che abbraccia l'età adulta ed è importante, ci porta a dire che è vero, le forme primitive sono più spesso come le forme metaboliche,
nel bambino più piccolo, però ci sono delle altre condizioni come l'autoinfiammazione, ma anche alcune forme di immunodisregolazione che esordiscono anche in età più avanzate, e quindi diciamo che non possiamo dire si fa l'esoma soltanto al bambino piccolo, ma no, se c'è un sospetto clinico importante è giustificato procedere con questo tipo di analisi in tutte le fasce d'età e anche nell'adulto. Inoltre ci siamo chiesti, è un criterio andare a fare analisi genetiche, per andare a fare analisi genetiche avere criteri più o meno completi, cioè ci permette di indirizzarci verso alcuni tipi di condizioni e verso altre? In realtà no. Vediamo che sì, la maggior parte delle forme primitive ha criteri completi, ma c'è anche una bella fascia di pazienti che non ha proprio mutazioni genetiche. Questi sono i cosiddetti disease mimics, quindi malattie che vanno in diagnosi differenziale. E invece in maniera sorprendente, però noi nella nostra comune pratica ce ne accorgiamo, anche chi ha criteri parziali molto spesso ha un riscontro genetico. E questo insomma ce lo conferma anche questa analisi statistica, in cui nessuno di questi fattori, nell'età e nella presenza di criteri completi o di un'infezione, predice la positività del test genetico, quindi esclusivamente la consanguinità come atteso, e dunque c'è l'indicazione ad approfondire la genetica nella maggior parte dei pazienti in cui il clinico ha un forte sospetto. Per quanto riguarda le forme sporadiche, cioè per quelle in cui la genetica c'entra un pochino meno, ho scelto di fare breve riferimento soltanto alle forme maligne perché sono le forme più frequenti nell'adulto, quindi rappresentano il 50% delle forme dell'adulto. Questa è la distribuzione un po' delle patologie che sono sottostanti all'HLH e soprattutto sono i linfomi. Quindi la cosa, sia la frequenza che la prognosi, come vedete, piuttosto negativa, quindi abbiamo una sopravvivenza sulla base dei pochi dati che sono disponibili, circa del 30%. Noi ci siamo chiesti come pediatri e come gruppo IEOP se potevamo verificare questi dati anche nella coorte dei pazienti pediatrici con le malattie maligne, e abbiamo visto che chiaramente sono meno frequenti, quindi abbiamo raccolto, qui erano 30 casi, adesso siamo una cinquantina. L'epidemiologia, l'eziologia riflette insomma l'epidemiologia delle malattie oncologiche in età pediatrica. Anche qui come nell'adulto l'HLH si può sviluppare all'esordio o alla riattivazione, ma anche durante il trattamento come conseguenza del trattamento. I sintomi e i criteri in questo caso sono difficili da interpretare, così come nell'adulto, perché c'è una sovrapposizione anche con le manifestazioni della malattia ematologica maligna stessa. Quindi come messaggio principale darei che la refrattarietà piastrinica, l'iperferritinemia marcata insieme a un quadro di febbre senza altra causa possono essere un indice elevato di sospetto. Alcuni di questi pazienti li abbiamo anche studiati dal punto di vista genetico e funzionale e abbiamo visto che effettivamente non è rara la presenza di difetti genetici soprattutto monoallelici, però comunque non è rara la presenza anche di una suscettibilità genetica in questi pazienti o di un difetto citotossicità parziale. L'outcome di questi pazienti pediatrici, come vedete dalla curva, sembra, perché sono dati molto preliminari, migliore di quello nell'età adulta, ma questo ce l'aspettiamo nella nostra comune pratica. Come vedete sono forme che vanno peggio rispetto alle altre tipi di secondarie, ma comunque c'è un 57% di sopravvivenza globale. Qui è difficile
difficile, ci stiamo ancora lavorando, capire se poi l'outcome definitivo lo fa la malattia oncologica o l'HLH, ma l'impressione è che nel bambino diciamo che l'HLH non comporti un decorso particolarmente negativo della malattia, quindi rispondono molto facilmente alle terapie, a una intensificazione di steroidi o comunque alle terapie della malattia oncologica. Rimanendo sempre in tema di maligne, e passando a questo punto anche all'inquadramento diagnostico, per questo sottogruppo di pazienti è stato proposto un indice, HOI Index, che diciamo, riflette lo stato di iperinfiammazione di questi pazienti con l'aumento del CD25 e della ferritina, e supera il problema che gli altri parametri come la citopenia e la splenomegalia sono parte stessa del quadro della malignità. Quindi questo può essere un utile, diciamo, veloce screening in questo particolare gruppo di pazienti. E allacciandomi a questo, quindi passiamo un po' all'inquadramento diagnostico. Sono stati proposti ormai diversi anni fa, nel 94 e poi riconfermati nel 2004, dei criteri per aiutare il clinico a individuare un po' più facilmente l'HLH. Questi criteri oggi diciamo, li abbiamo validati nel setting delle forme familiari, ma non sempre si adattano completamente a tutti i sottotipi, diciamo, di HLH. Quindi ci sono anche altri criteri come l'H-score, che è si basa su un punteggio, c'è un link online che si può compilare e che riflette meglio per alcuni versi le forme reattive dell'adulto, e invece per quanto riguarda le forme secondarie malattie reumatologiche, Francesca e insomma Fabrizio e tutto il gruppo dei reumatologi europei hanno sviluppato dei criteri ad hoc che tengono conto del fatto che i pazienti reumatologici partono iperinfiammati, quindi non vedremo facilmente un'ipofibrinogenemia o una neutropenia, e quindi dobbiamo tenerci su dei valori diversi, altrimenti non li riusciamo ad identificare. Detto questo, quindi sì, sono importante conoscerli questi criteri, però sono tutti abbastanza specifici, quindi non è detto se un paziente ha tutti i criteri abbia l'HLH, non è detto che invece il contrario, che se ha criteri parziali non ce l'abbia. Quindi molto fa l'esperienza. Solo un cenno banale, magari lo sanno tutti, però che l'emofagocitosi non è sempre presente, non è specifica, e quindi nonostante il diagnosi della malattia in realtà non è un criterio importante, che l'iperferritinemia, se nelle forme familiari è stato riconfermato il cutoff di 500, nelle forme secondarie, specialmente a malignità, nell'adulto potrebbe non essere un cutoff veritiero, perché sono necessari, secondo questi dati, dei livelli più alti, più di 10.000, a volte anche più di 50.000. E poi sul difetto di citotossicità, che era parte dei criteri HLH 2004, adesso non è più parte di quei criteri, è stato con questo lavoro di revisione che vi accennavo dei criteri nelle forme familiari, è stato deciso di separare il patto funzionale, che comprende i difetti, gli screening citoflorimetrici, da quello genetico, e da quello clinico, che invece di 5 criteri ne valuta 4 di 7, quindi senza il difetto funzionale. Dunque, andando poi a terminare, ricapitolando
quando abbiamo di fronte un paziente con la febbre, con la citopenia, con l'alterazione della funzionalità del fegato, a volte col sistema nervoso, ci viene il dubbio che possa essere un HLH. Cosa dobbiamo fare? Indagare sulla storia familiare, sulla consanguinità, fare tutti gli esami di primo livello per indagare i criteri, diciamo, diagnostici, senz'altro subito, diciamo, un aspirato midollare, non tanto per evidenziare la emofagocitosi, ma per escludere una leucemia e per identificare e ricercare una leishmania. E gli esami, diciamo, di primo livello per identificare le cause. Quindi a questo punto questi esami ci confermano che probabilmente siamo di fronte a un HLH, si va avanti con degli esami funzionali che sono essenzialmente rappresentati da più codificate espressioni di perforina a degranulazione, ma oggi anche da una serie di altri biomarcatori che immagino in parte ci racconterà meglio Fabrizio dopo, che ci rendono ancora meglio conto dello stato iperinfiammatorio e anche ci possono individuare, specialmente l'interleuchina 18, alcune forme specifiche di ambito reumatologico, ma penso ne parlerà lui. E infine, certamente ad ogni livello ricerchiamo sempre le infezioni. Nel caso in cui identifichiamo un difetto di citotossicità, è chiaro che andiamo dritto a cercare una forma primitiva, una forma familiare, e questo lo possiamo fare ormai spesso lo facciamo direttamente con un tecniche di sequenziamento massivo. Se invece non c'è un difetto di funzionalità, andiamo a riindagare meglio le cause, quindi indaghiamo tutte le cause anche più rare, anche le immunodeficienze primitive, anche le malattie metaboliche, e rivalutiamo di nuovo le malattie reumatologiche e così facendo a vari step l'importante è ripartire sempre con lo stesso iter di monitorare e ricercare sempre i trigger finché non vengono identificati. Tutto ciò, questo iter, non deve però rallentare il nostro intervento, di cui ci parleranno oggi pomeriggio, che chiaramente in base all'urgenza deve essere iniziato il più precocemente possibile. Chiaramente l'importanza di riferirsi a centri esperti, almeno in consulenza, e anche quella di centralizzare i dati e i campioni per, come si è visto, a indagare gli effetti funzionali e genetici ormai in sempre in maggior numero di pazienti. Questa è un po' la stessa flowchart, l'ho messa soltanto perché è riferita all'adulto e ho sottolineato quello che può essere la differenza, che come questa fa parte delle raccomandazioni proprio dell'Histiocyte Society, come primo punto effettivamente c'è scritto innanzitutto contatta al centro di riferimento, perché nell'adulto la conoscenza della malattia è ancora inferiore, e poi nel paziente stabile possiamo essere un po' meno aggressivi, si può cercare la causa e prenderci un pochino più di tempo. L'altra cosa peculiare dell'adulto, come abbiamo visto per la frequenza delle malattie maligne, è che con molta più diciamo insistenza rispetto al pediatrico si deve andare a rincorrere anche le malattie maligne occulte, quindi con le biopsie ripetute, con la PET, eccetera. Questo perché, come vedete da questo grafico, c'è proprio una differenza importante nell'eziologia rispetto al pediatrico. Niente, per finire, questo è più un augurio e una prospettiva. Abbiamo detto l'importanza di centralizzare, di raccogliere dati, di ritrovarci in questo tipo di eventi, di avere rapporti con le associazioni, quindi ci auguriamo che questo sia soltanto l'inizio di una collaborazione che parte a livello da AILE, ma che possa poi estendersi a livello nazionale a IEP, ma anche a livello internazionale. Ecco.
Questi sono i collaboratori del Meyer, ma anche alcuni degli amici dell'Isocial Society e del gruppo di lavoro nazionale. Ovviamente. Grazie a tutti. Grazie mille Elena. Adesso chiedo a Fabrizio De Benedetti di venire a raccontarci quella che è una parte molto affascinante, cioè il rapporto, una piccola overview del rapporto tra HLH e iperinfiammazione. Fabrizio è direttore della reumatologia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù e attualmente è il presidente della Società Italiana di Reumatologia Pediatrica. Va bene. Elena ha fatto una presentazione che era molto sulla genetica e sull'influenza che la genetica può avere anche nelle forme che chiameremo non genetiche, non monogeniche, quelle che lei ha chiamato sempre familiari, o con la F o con la P davanti, familiari o primitive. E ha usato un paio di volte la parola iperinfiammazione. L'iperinfiammazione è uno dei 3 errori che fa il nostro sistema immunitario. Il primo è l'autoimmunità, e sappiamo tutti che cos'è, non ne parliamo neanche, però è un errore dell'immunità adattativa che sbaglia a riconoscere self-antigen. Il secondo è l'autoinfiammazione, un po' più nuovo, noi nel pediatrico lo conosciamo bene perché abbiamo delle malattie nostre, in cui è solo l'immunità innata che si sbaglia e che ti fa venire la febbre sostanzialmente, in risposta anche a dei trigger molto triviali, per esempio il freddo, oppure in assenza di qualsiasi trigger. L'iperinfiammazione è una cosa di mezzo, Elena l'ha detto, è un errore in cui una eccessiva attivazione della risposta innata e adattativa macrofago e T-linfocita, c'erano nel suo grafico, diventa eccessiva anche se avviene in risposta a un trigger ragionevole, l'infezione virale. Infection associated HLH è sicuramente una delle cause più comuni, c'hai un'infezione, buona ragione per rispondere, ma vai oltre quello che dovresti fare. E questa risposta diventa eccessiva e porta al danno dell'ospite. Scusate, non riesco mica a schiacciare con il problema è veramente sentito. Lei vi ha fatto vedere un paio di raccomandazioni più sul versante ematologico. Questo è un gruppo di persone che comprendeva reumatologi, ematologi, genetisti, adulti e bambini, per capirci, che si è riunito, ha cominciato subito prima del Covid e poi ci abbiamo messo un po' di tempo a produrre, dei punti da considerare sulla diagnosi e l'inquadramento diagnostico e il management precoce. È un articolo un po' corposo, devo dire, pieno di tabelle, però è interessante se uno vuole farsi un'idea di fronte a un paziente all'inizio, no? Nell'inquadramento diagnostico, che poi è quello che conta quando facciamo. E in questo lavoro è descritto il pattern dei segni clinici e di laboratorio che sono importanti nel riconoscimento. Elena l'ha detto, febbre, a tutti i pazienti con HLH-MAS, e il termine che si è deciso di usare è HLH-MAS, non iperinfiammazione, non cytokine storm, ce ne sono tanti che vengono usati, ma HLH-MAS sono le 2 parole che riconosciamo tutti. Hanno tutti la febbre, hanno tutti la milza grossa, no? Febbre perché hanno una risposta esagerata innata, milza grossa perché hanno una risposta adattativa esagerata. E poi hanno i primi segni del danno, no? Le conte basse, ma non la parola citopenia non dovrebbe essere usata mai. Questi pazienti hanno una conta bassa rispetto al livello di infiammazione, ne vedremo degli esempi, non devono avere tutte le linee, i linfociti non sono mai citati in nessun criterio, ma trovatemi un paziente con HLH che non ha un linfociti bassi, quindi bisogna guardare queste cose. Normalmente c'è interessamento di fegato, c'è attivazione intravascolare della coagulazione, c'è interessamento CNS che quando è isolato diventa molto difficile da diagnosticare perché manca tutto il resto. Qui si parla di ferritina e di infiammazione. La frase importante è quella in grassetto sotto, nessuno di questi da solo è specifico di iperinfiammazione HLH-MAS, tutti insieme e valutati nel tempo, uno via l'altro. E di cosa parliamo? Parliamo di un sacco di condizioni, no? Quelle di cui vi parlava Elena sono sostanzialmente queste, ma vedete che ci sono tutta una serie di condizioni che noi tutti riconosciamo, che chiamiamo in modi più o meno diversi, che fanno parte del campo dell'iperinfiammazione. Abbiamo usato la parola iperinfiammazione durante il Covid in maniera assolutamente inappropriata, ma la MIS-C è un segno di iperinfiammazione.
ed è una questione di iperinfiammazione. L'altra parola che usiamo spesso è MAS. Teoricamente MAS si riferisce solo alle forme nell'ambito di una malattia reumatologica autoimmune, okay? Però in realtà in un sacco di posti si usa il termine MAS intercambiabile con HLH, per cui si è deciso in questo gruppo di usare HLH MAS. Questa è la storia di Azzurra, che ovviamente è una bambina. Io faccio il pediatra e non è che qui i pediatri devono essere arroganti. I pediatri hanno la vita facile perché è da 40 anni che sanno che c'è il difetto di perforina. Quindi tutte le volte, e poi tutti gli altri 7-8 geni, tutte le volte che vedono uno che puzza di una roba del genere, sanno un po' che cos'è, ok? Siccome i medici dell'adulto non hanno le malattie monogeniche o ce l'hanno in casi ultra rari e la conoscono di meno e non c'è niente da fare. Quindi non è che noi siamo più bravi, ci capita più spesso. Questa è una bambina che si presenta già malmessa, perché in 48 ore, anzi un po' meno di 48 a dir la vera, si presenta così. Tutto sommato non è malissimo, però ci sono due cose che vi devo far vedere. Ha già una ferritina molto alta, e la vedete lì. Le piastrine di 271.000, in una che ha una PCR di 7, sono un filino troppo basse. Anche il fibrinogeno è ampiamente normale, no? C'è già un po' di fegato. L'odore si sente, però c'ha 20.000 bianchi, 14.000 neutrofili, tutto sommato l'emoglobina non è una schifezza pazzesca, non ha i criteri della citopenia dell'HLH. In un giorno lei diventa così, ok? Non è ancora francamente leucopenica, però se uno passa da 14.000 a 3.000 neutrofili in 21 ore, qualcosa non va bene. Le piastrine sono scese, sono ancora normali, ma sono certamente troppo basse. La sua ferritina è salita, l'interessamento d'organo è salito in maniera importante. Il fibrinogeno è sceso, è ancora normale, ma è sceso precipitosamente. Questi sono i segni di quel valutazione collettiva e longitudinale del tempo che va fatta anche in tempi molto stretti. È chiaro che noi sapevamo che questa paziente aveva un HLH, 12.000 di ferritina è il biomarcatore, però lei entra e noi ci prendiamo un attimo di tempo per capire cosa c'è dietro. In questo attimo di